Oggi parliamo di verticale. Il primo problema di chi si approccia a questo movimento è che non sa benissimo da dove iniziare, non sa benissimo quali esercizi andrà a fare nell'immediato per iniziare a creare una progressione. Spesso mancano proprio le basi nel capire anche quale sarebbe il livello minimo per poter approcciare la verticale. All'inizio è un po' complicato, poi con il tempo diventerà sempre più facile capire come controllare il proprio corpo. E quello che sembrava impossibile all'inizio diventerà poi una cosa semplice da fare, come succede con tutti i movimenti nuovi che noi andiamo a imparare nel corpo libero. Quali sono le basi che bisogna avere per iniziare? Innanzitutto dobbiamo essere in grado di arrivare in verticale al muro. Se non riusciamo con questo approccio possiamo provare la versione pancia a muro, che è più semplice all'inizio. In pratica andremo a salire al contrario. Perché è più facile? Perché all'inizio non arriveremo nella posizione di verticale, ma ci fermeremo in una posizione abbastanza diagonale. Fate pressione sul muro con i piedi, altrimenti scivoleranno via, mentre invece dobbiamo spingere, come se fosse proprio una superficie d'appoggio, e lo è se avete dei muri stabili. Quindi saliamo un po'. Questa è la prima posizione. L'obiettivo è quello di avvicinarsi man mano verso il muro. Per scendere, la stessa tecnica della salita, evitiamo cadute rovinose. E chi invece ha difficoltà a salire al muro, sia schiena a muro che pancia a muro, cosa può fare? Può fare questo bellissimo esercizio. Poggiamo i piedi su un cubo o un qualsiasi rialzo, va bene anche una sedia, un divano, quello che avete, e cerchiamo di andare in posizione di verticale il più possibile, quindi non con le spalle in avanti, ma cerchiamo di spingere dentro, come faremmo poi in verticale. Manteniamo questa posizione per almeno 30 secondi, facciamo 3-4 serie. Questo serve per abituare le spalle, ma soprattutto i polsi, a sostenere il vostro peso. Di sicuro quando avrete acquisito una buona padronanza di questo esercizio riuscirete a provare al muro. Vi consiglio all'inizio di salire sempre pancia rivolta verso il muro, di non avvicinarvi troppo con le mani e successivamente provare anche la calciata, quindi con la schiena rivolta verso il muro. La calciata è fondamentale perché quando salirete in verticale libera sarà quella la tecnica che userete, soprattutto all'inizio quando non si parla di verticali di impostazione. Quello che è fondamentale è imparare a regolare la forza. Come possiamo farlo? Ci mettiamo con le mani a circa 20 cm dal muro. Dopodiché andremo a spingere con una gamba e slanciare l'altra verso il muro. Se saltiamo troppo poco non arriveremo. Se saltiamo troppo andremo a sbattere contro il muro. L'idea è quella di trovare il giusto mezzo, di trovare il punto in cui la calciata non è né troppo forte né troppo debole, che ci permetta di arrivare al muro ma in maniera delicata. Quando avremo imparato ad arrivare al muro in maniera molto delicata, potremmo iniziare a cercare di staccare i piedi dal muro, un piede per volta. Se stiamo cadendo con la schiena verso il muro, possiamo aiutarci in questo caso poggiando un piede, o in generale poi in verticale libera basterà aiutarsi stringendo le mani. È un po' come se voleste aggrapparvi con le mani al pavimento, quindi andando ad esercitare una pressione di questo tipo. Mentre invece se quando siete in verticale state cadendo con i piedi verso l'addome, potete provare a spostare il peso in avanti con le spalle. Prova a farvelo vedere in verticale. Allora, se sto cadendo verso la schiena, stringo con le dita. Se invece al contrario, cado verso l'addome, vado in avanti con le spalle. Sono tutti movimenti che all'inizio sembrano strani, però poi man mano diventeranno sempre più naturali da fare. L'esempio che faccio sempre, calza a pennello, è quello dell'automobile. Quando iniziamo a guidare pensiamo, premo la frizione, cambio la marcia, libero la frizione, nel contempo devo accelerare, poi devo frenare, mentre invece poi, quando è un po' di tempo che guidiamo, andiamo a compiere tutti questi gesti in maniera automatica, senza neanche renderci conto del fatto che premiamo in continuazione la frizione, cambiamo la marcia, acceleriamo, freniamo, facciamo tutto in maniera sistematica e automatica.
La stessa identica cosa ci succede con la verticale o con tutti i movimenti che andiamo ad imparare riguardo il nostro corpo. Noi funzioniamo in base a schemi motori meccanizzati che il nostro cervello apprende, il nostro corpo impara ad eseguire e poi ci ritroviamo a farli sempre nello stesso identico modo. E questo è il motivo per cui mi batto per una tecnica precisa, perché noi riportiamo i movimenti come li impariamo. Se impariamo una tecnica sbagliata, se siamo abituati a fare le cose in maniera sbagliata, non è che di punto in bianco arriveremo a farle poi in una maniera corretta. Non è che all'improvviso da un lavoro sporco con tanto volume fatto male arriveremo ad un lavoro pulito. Il nostro corpo si adatta a quello che facciamo, impara a fare i movimenti per gli stimoli che gli diamo. Quindi se gli diamo stimoli sbagliati, imparerà a fare i movimenti nella maniera sbagliata. Poi ognuno è liberissimo di fare le cose come vuole, tanto non ci sono delle regole, però io ovviamente sul mio canale vi esprimo quello che è il mio approccio, quello che è il mio punto di vista. Spero come sempre che questo video possa esservi stato utile e ci vediamo sicuramente nel prossimo. Ciao!